Ciao a tutti! Per il progetto di oggi abbiamo bisogno di due filati di cotone sottili, io ho scelto il bianco e il panna, ma voi potete scegliere quello che volete, questi occhielli fatti per le collane porta occhiali, quindi da una parte ci sarà la nostra lavorazione, dall'altra viene inserita la bacchetta degli occhiali, un uncinetto 2,5 e poi il pezzo forte da cui è stato ispirato questo tutorial sono questi bottoni. Li ho trovati su Amazon, li ho ordinati per curiosità perché mi piacevano molti disegni, ma devo dire che sono anche più belli di di quello che sembra sul sito. Adesso non so se si vede, ma hanno questa struttura un po' in metallo e l'interno in resina. Vediamo se riesco a mettere un po' a fuoco, che è veramente veramente bello, e hanno dei disegni proprio molto classici, però con quel tocco di stravaganza in più che mi piace proprio tanto. Anche questi qua sono proprio dei bei disegni, quindi sono stata un po' ispirata da questi bottoni che ho trovato per caso. Ovviamente vi lascio il link in descrizione. E degli anellini da bigiotteria, ci serviranno principalmente quelli piccolini, o questi due principalmente, quindi una misura la più piccola e quella prima della più piccola. Io vabbè ho la confezione con tutto, però volendo potete anche aggiungere quelli più grandi. Iniziamo subito. Ok, partiamo prendendo i nostri due fili di cotone e scegliamo il bottoncino da abbinare. In questo caso io partirò da questo qua, questo colore smeraldo e bianco. Allora lo facciamo passare dentro al buchetto. Se avete un infilaghi è il metodo migliore, ovviamente. Io il mio l'ho perso, no, l'ho rotto in realtà. Uno. Ecco, riprendiamo da quando l'ho infilato dentro, così vi risparmio 8 ore di me che cerco di inserire l'ago, e lo facciamo scendere. Per ora non ci serve, lo abbiamo solo messo all'inizio del lavoro. Ok, dobbiamo metterlo subito perché sennò poi non riesci più a infilarlo. Faccio il mio cappietto col doppio filo, lascio un po' largo, prendo uno dei due ganci, entro in una parte, prendo il mio cappietto e lo faccio passare e parto con le mie catenelle. Allora, a questo punto, tenendo conto che il lavoro totale deve misurare tra i 65 e i 70 cm, la nostra pietruzza bella la vogliamo avere più o meno all'altezza del petto. Quindi arrivo a circa 10 cm, 6, 7, 8 cm dal cappietto, tenendo conto che poi qua ci saranno gli occhiali, quindi questa sarà la parte sul petto. Quindi arriviamo a 5, 6, 7, 8 centimetri, dipende un po' dai vostri gusti. A me piace l'idea di comunque sia abbastanza vicino agli occhiali. Quindi vediamo, misuriamo. Ecco, sono andata anche oltre 11 centimetri. Direi che può andare bene. A questo punto metto meglio a fuoco. Così. Questa è la pietra, questa è la situazione. Sono molto vicino alla pietra, ci deve essere poco spazio e faccio, ops, non è, ci vuole un pochino di manualità. Ok, vi faccio rivedere. Mi rimetto vicino alla pietra, carico il filo e faccio la mia maglia bassa. Così ho fermato, diciamo, la pietra. A questo punto proseguo di semplici catenelle fino a quando non avrò raggiunto i 70 cm circa, 65-70 cm.
Questo accessorio che sto facendo, l'uncinetto, è sicuramente bellissimo per ovviamente chi porta gli occhiali e vuole dare un tocco in più al proprio stile. Ricordo che a me da piccola piacevano, anche se non portavo gli occhiali, mia mamma non portava gli occhiali, ma mi piacevano un sacco questi queste collane porta occhiali. E, ma stanno tornando anche tantissimo di moda per gli occhiali da sole come accessorio estivo. Quindi secondo me questo poi con questi colori secondo me si presta veramente tanto. Adesso vedrete che andremo ad arricchirlo anche con questi dettagli di anellini dorati, che verrà proprio una cosa perfetta per l'estate. Io adesso di pietra ne ho messa uno perché volevo che fosse proprio il punto focale, però volendo ne potete mettere anche diverse, farle magari due, uno da una parte e uno dall'altra, oppure scegliere quattro pietre, quindi due uguali a coppie o tutte diverse e metterne un po' in giro, insomma. Potete sbizzarrirvi come preferite. L'importante è appunto infilarle sempre prima di iniziare il lavoro e poi le fate scorrere quando le volete inserire. Queste pietre sono veramente, mi piacciono tantissimo. Poi adesso vi faccio vedere al sole, perché adesso è uscito un po' di sole, come sbrilluccicano. Sono proprio belle, veramente. Non ci speravo, ma sono bellissime. Allora, vediamo a quanto siamo arrivati con la nostra lunghezza totale. 57, ancora un pochino. Quindi proseguo sempre facendo le mie catenelle. Vi ricordo intanto che se vi piacciono le mie idee creative e i miei tutorial di iscrivervi al canale per non perderne neanche uno e soprattutto di farmelo sapere perché è un grosso incoraggiamento per me ad andare avanti e soprattutto un grosso aiuto per il canale. Mettete mi piace, lasciate un commento, insomma le solite cose che appunto a voi magari non costano nulla, ma a chi si impegna per creare questi contenuti veramente danno tanta energia per continuare, ecco. Allora, adesso vado un po' più spedita, poi veramente si lavorano benissimo perché sono solo catenelle, non c'è praticamente niente di complicato da fare. Questi qua sono perfetti se volete fare dei regalini a delle amiche, a delle colleghe o degli amici, dei colleghi, assolutamente, e che magari quelli un po' più stilosi, un po' più stilose, secondo me sono veramente perfetti. Anche a chi non porta gli occhiali, perché appunto si possono usare anche per gli occhiali da sole, vanno molto di moda, sono tornati molto di moda. Ok, sono arrivati ai miei 65 cm. A questo punto prendo l'altro cappietto, entro e faccio una bella maglia. Basta. A questo punto posso tagliare il cordino, lo lascio un po' lungo perché adesso dovremo andare a fermare un po' questi ganci, quindi faccio passare, ok, e praticamente faccio entrare solo uno dei due fili dentro al gancetto per gli occhiali, ok, e da sotto facciamo un po' di nodini, così fermiamo il lavoro. Già con la maglia bassa è abbastanza fermo perché comunque non è che si disfa, però qualche nodino in più fa sempre bene farlo. Ecco, faccio la stessa cosa anche dall'altra parte, quindi faccio passare un solo fiocchettino, un solo filo, insomma, dall'altra parte in questo modo e faccio
il mio nodino. E fermo appunto i due gancetti. Ok, adesso arriva la parte, diciamo, divertente. Allora, per capire come posizionare, andate a pareggiare i due cordini, ok? Tirate un po' e quindi questo sarà, diciamo, la collana. Tenete conto che da questa parte ci saranno i ganci degli occhiali. Adesso andremo a prendere i nostri anellini, ne prendiamo un po' piccolini e un pochino un po' più grandi, e andiamo con una pinzetta ad aprirli. Quindi li apriamo così. Tendenzialmente quelli di bigiotteria si aprono abbastanza facilmente, vedete, vediamo se riesco a mettere a fuoco. Li apriamo in questo modo, li infiliamo dentro a una catenella. Aspettate che c'è un raggio di luce che mi fa... Ok, dicevamo, prendo il mio anellino, prendo una catenella, lo faccio entrare dentro la catenella, in questo modo, poi prendo le mie pinzette e richiudo l'anellino, così, vedete? E andiamo ad aggiungere tutti questi dettagli dorati in giro per la nostra catenella. Quindi lo si prende, di nuovo lo apriamo così, non serve aprirlo tantissimo, prendiamo una catenella, la facciamo entrare dentro e chiudiamo in questo modo. Eccoci qua col lavoro finito. Io ovviamente mi sono concentrata con le perline sulla parte finale, perché poi una volta indossata è quella che si vede di più, perché questa qua andrà dietro al collo, e questo è il gioiello finito. Vi ricordo che trovate tutti i link necessari a realizzare questo progetto in descrizione, soprattutto di questi bellissimi bottoni. Vi ringrazio per avermi seguita fino a qui, grazie e ciao!